pum, pim, pim, pam, pum, pem, pem, pum, pim, pum. Pussa via, bestias! C'ha dispetus! Si ciapu! Nonna, mi racconti la storia del pino del Brick Mendino? Va bene. Guarda, ma sì. C'erano una volta due folletti di nome Tim e Tom. Ma che nome per due folletti? Magari sono due folletti stranieri. Sì, mien proprio due piemontesi. Comunque, i folletti sono delle creature millenarie che amano la natura e si dedicano a proteggerla. I folletti però sono anche molto dispettosi. E se c'è qualcosa che amano più che proteggere la natura, allora quel qualcosa è proprio fare gli scherzetti. Come tutti sanno, inoltre, i folletti vanno ghiotti per le pigne. Ma faticano sempre molto per farne una gran scorpacciata. Così, un giorno, prima di andare a dormire, decisero di piantarsi un pino vicino a casa, ai piedi del Brick Mendino. Ma poi, 50 anni dopo... Boia Faust, pensando smentia da per la terra insieme ai pinoli. Va bene, Doma. Però almeno fuma merenda. Allora? Siete pronti? Oh! Sì, vai pure. Va bene. Allora, Yvonne. Sa, tu mi butti la terra? I folletti erano sicuri di aver piantato i pinoli dove ora si ergeva quell'edificio. Infatti, Ma una volta raggiunti i sotterranei, così è una spin. Come la falta corso così impressa? Penso devi capire cosa le capita. Su, ma stai in drumi come al solito. Boia! purtroppo, il pino non avrebbe mai potuto crescere in quel posto. La soluzione era una sola. A tu che distrutti! Tocca in maniera grave. Chi è quel disgraziato che ha costruito tutta sta roba inutile? Adesso guarda come tu campo giù il tuo scherzi! Dopo aver constatato l'inamovibile realtà dei fatti, i folletti si arresero ad esprimere la loro frustrazione. Ma fu proprio allora che qualcosa si mosse. Basta. Mi la faccio P. Adesso parto da sì. Con tutta la mia forza e in campo giù col bastardo con la testa. No, aspetta. È una boiata! Te l'aveva detto che era una boiata. Quel qualcosa non fu certo una delle loro brillanti idee. Piuttosto, i due folletti si ritrovarono faccia a faccia con una misteriosa e terribile creatura. Questa era uno Uno psicogatto.
Con i suoi poteri psichici, il magnifico psicogatto comunicò ai due folletti di poter esaudire un desiderio ciascuno. Senza esitare, Tim chiese al favoloso felino di avere una pigna. Tom, invece, per fare un controscherzetto alla pari, chiese un'altra cosa a quella potentissima bestia. Psst, psst. I due folletti erano diventati grandi quanto gli esseri umani che avevano costruito quell'indistruttibile mostro. Mi dispiace, ma purtroppo Non possiamo aiutarvi nella vostra impresa. E inoltre non accettiamo pagamenti in pigne. Beh, guardate, l'unica cosa che vi posso dare sono questi. Fatemi pensare. Potreste utilizzarli per iniziare un assedio. E se resisterete abbastanza a lungo, dovranno bombardare il posto per stanarvi. E allora salterà tutto in aria. Boom, boom, ah, ah, ah. Dopo aver recuperato alcune armi, i folletti capirono che l'unica soluzione per abbattere quel posto era di resistere a un assedio abbastanza a lungo da far necessitare un bombardamento per stanarli. Resistere a un assedio per stanarli. Comunque a Tom non andava bene di uccidere delle persone per portare a termine lo scherzo. Tim, ricordandogli del pino intrappolato, riuscì a convincerlo ad armarsi per distruggere il mostro di cemento armato. E fu così che iniziarono a sparare. E pum, pum, pum. Pum. E pum, pum, pum.
Non c'è nulla da fare, è come se non patissero fame o sete, sono inarrestabili. Forse ogni tanto li vedo tipo, non capisco, sembra che sgranocchino delle pigne. Non so, perché da questa posizione... Dannazione! Ok, ne ho abbastanza. Sganciare le bombe, ripeto, sganciare le bombe! Scappa dai la mano! Su, amore, andiamo a casa. Prendi i tuoi giocattoli, forza.